Allora, oggi faccio un esperimento. La settimana scorsa, verso fine settimana, un po' rincoglionito, mi sono messo a fare, sai quelle cose che servono a spurgare le energie residue che sono rimaste nella mente. Qui non puoi dormire, non puoi riposarti in quel modo perché non sei abbastanza riposato per riposarti. E ho fatto un esperimento che è nato, l'idea mi è nata dall'aver visto una serie di video tutti realizzati in AI, interi canali realizzati in AI. E chi parlava di attori, chi parlava di scienza, delle scoperte scientifiche, tutte queste cose qui, di umanesimo, di religione, cioè dove c'è questo qua che con la faccia da santone, che però non è vero, ma è generato in AI, no? Capito? E ti dice delle cose. I testi sono tutti scritti da ChatGPT. La voce, sempre quella, è clonata attraverso Eleven Labs. Sicuramente mi ci gioco il culo. Quindi cosa ho detto? Ma scusa, facciamo un bel canale sugli UFO. Vanno tanto di moda, compaiono qua e là delle luci dappertutto, poi è sempre andato di moda l'UFO, no? Quindi facciamo un bel canale sull'UFO e ci facciamo scrivere il testo da ChatGPT e uso la mia voce artificiale, la mia, cioè artificializzo la mia. A chi concedo l'uso della mia voce artificiale? A me, agli altri no, ma a me sì, ha capito? E così mi sono clonato la voce e poi ho realizzato un documentario sugli UFO fatto con ChatGPT, ed l'ho fatto malissimo perché non ci ho messo dell'impegno, ma se ci metti dell'impegno potresti farlo, perché ho visto che questi canali raggiungono visualizzazioni assurde. Cioè io in 10 anni non sono arrivato a 4.000 iscritti, questi qua ce ne avevano 19.000 in 3 mesi, capito? E dicevano delle cose scritte da ChatGPT. Cosa cazzo sto a fare qui? Scusa, non ho capito. Mi metto lì e gioco. L'importante non è avere competenza sull'argomento, ma competenza tecnologica su come usare questi sistemi. Poi, se quello che esce è vero o falso, l'importante è che sia credibile. Mo ti faccio vedere. Nella prima parte del video ti faccio vedere il documentario, come l'ho realizzato. Nella seconda parte del video invece facciamo un altro esperimento, e cioè faremo una cosa tecnica sui microfoni con ChatGPT. Tra mito e scienza. Oddio. Oggi il dibattito sugli UFO in Italia continua ad affascinare e dividere. Eccolo. L'interesse verso il fenomeno è alimentato da una crescente e si è reso noti alcuni rapporti certo su punto è avvistamenti, impazzito, invitando gli esperti a indagare con rigore scientifico. Nonostante il progresso tecnologico e la maggiore consapevolezza, gli UFO continuano a rappresentare un enigma. No, vabbè, ok. Si è reso noti alcuni serododitadil Nindi fofis sesa. Centemetro si mini serododitadil Nindi fofis sesa si è reso noti alcuni rapporti su avvistamenti inspiegabili, invitando gli esperti a indagare con rigore scientifico. Nonostante il progresso tecnologico e la maggiore consapevolezza, gli UFO continuano a rappresentare un enigma. Io gli ho scritto delle parole normali, non so come cacchio se le ha inventate. Gli UFO oggi, tra mito e scienza. Oggi il dibattito sugli UFO. Ma no, vabbè, no, oggi tra mito e scienza, punto esclamativo. Rifà, genera spes di nuovo. Gli UFO oggi. Che palle, UFO. Gli UFO oggi. Gli UFO oggi. In questo labirinto siamo tutti viaggiatori. Ci muoviamo tra corridoi. La mia voce è perfetta per i tuoi video, audiolibri e letture di ogni... Ok, mi vendono anche i voiceover. Ciao, mi chiamo Adriano e posso leggerti qualsiasi testo tu mi scriva. Ok, no. Vado oltre. Dai, guarda com'è il risultato. Questo è un documentario che ho scritto con ChatGPT, che ho realizzato usando Eleven Labs, clonando la mia stessa voce. Guardiamolo insieme. Gli avvistamenti UFO in Italia. Un viaggio dal 1900 ai giorni nostri. 900. Il cielo sopra l'Italia ha sempre esercitato un fascino misterioso, attirando sguardi e domande da parte di chi cerca risposte a fenomeni inspiegabili. Gli avvistamenti UFO, o oggetti volanti non identificati, questa qui l'ho dovuta alimentato correggere, il dibattito non pubblico era e così. scientifico per oltre un secolo, segnando la storia del nostro paese con episodi affascinanti e talvolta inquietanti. Mia madre potrebbe scambiarmi, però, cazzo. Gli esordi.
I primi avvistamenti del XX Questa secolo. i primi? Perché ha preso la P così sparata? All'inizio del 1900 l'Italia era un 900. paese in trasformazione, con un'attenzione crescente verso la tecnologia e l'innovazione. Secondo te potrei metterlo In su questo YouTube? contesto, i primi avvistamenti UFO UFO. iniziarono a emergere. Uno dei casi più antichi risale al 1910, quando alcuni pescatori della Liguria 110. descrissero di aver visto luci misteriose Sono danzare riuscito sopra il Mar a Ligure. creare delle immagini decenti, ma questa è bella, dai, guarda che Nonostante bella la questa. mancanza di strumenti tecnologici Lampadario per bellissimo. documentare l'evento, le testimonianze rimasero impresse nella memoria collettiva. Sì. Questo è un UFO che nell'area Il dopoguerra 51. e il boom degli avvistamenti. Il secondo dopoguerra segnò un punto di svolta nella percezione degli UFO. Nel 1947, lo 947. stesso anno del famoso caso di Roswell negli Stati Sembra Uniti, che abbia un anche bastone in nel- Italia iniziarono a moltiplicarsi i racconti di oggetti volanti non identificati. Uno dei casi più eclatanti si verificò nel 1950. Ma perché Quando 950? Cioè, ma spiegami sta cosa. Vabbè, gli ho dato 2 minuti da clonare di voce per gli ma era molto spinta, cioè, sai, quelle cose che fai tutte spinte così. Perché quando gli ho dato una lettura normale, in 2 minuti non riuscivo a capirla, per cui ne usciva una cosa tutta così, sbagliando anche vocali, consonanti, faceva delle cagate assurde, che non dovrebbe, perché dovrebbe sapere come si pronunciano le parole. Comunque andiamo. Decine di testimoni a Firenze riferirono di aver visto una formazione di dischi luminosi solcare il cielo sopra la città. La porti un'Eti a Firenze. L'evento fu seguito da un misterioso filo bianco, simile a ragnatele, che si depositò sul suolo. Questo fenomeno, noto come Bambagia silicea, fu Bambagia. analizzato ma rimase senza spiegazioni definitive. Gli anni 70 furono un periodo particolarmente intenso per gli avvistamenti UFO in Italia, con una vera e propria ondata. Non riesco a capire che cosa, cioè perché è una mezza via, cioè, sembro quasi Pucci, è presente il mitico Pucci, cioè, voglio dire, è un doppiatore, cioè, c'ha un po', sembra quasi lui, no? Però in più sembro io, ma che con un bastoncino infilato Di lì. segnalazioni. Tra i casi più noti Noti. spicca quello del 1978 a Valmalenco, in Lombardia, dove numerosi residenti avvistarono una grande luce sferica. Cioè, quello di Valmalenco è una roba impressionante, cioè, vabbè, lasciamo stare che però questo qua potrei, se trovo delle immagini migliori, ci lavoro un po' sopra, posso fare un canale video di questa roba, anche se sono rincoglionito, no, non c'è, ma che stanza, faccio così, lo faccio con la mia voce clonata. Che si muoveva in modo irregolare. Fever Lo Night, stesso Fever anno Night, l'Italia fu she does. teatro di un episodio che attirò l'attenzione internazionale. Questo è un contadino. Il cosiddetto incontro di Cecchina. Un contadino raccontò di Il essersi contadino che imbattuto in racconta una di figura essersi umanoide vicino a Oide. un oggetto metallico Go. atterrato nei suoi campi. Mamma. Le sue dichiarazioni furono accompagnate da segni sul terreno, ma nonostante le indagini, il mistero rimase irrisolto. Se io modificassi questa immagine, ci mettessi dei dischi volanti sparsi qua e là, e al posto di questa signorina ci mettessi un, sai, l'ufetto, per esempio, già sarebbe un bell'andare. Perché darebbe già l'idea di... Stavo pensando che effettivamente solo con immagini che scorrono così, hai capito? È una cosa scritta da ChatGPT e potrà riempirci un canale di video del cazzo che farebbero 100.000 visualizzazioni. Oggi il dibattito sugli UFO in Italia continua ad affascinare e dividere. Oggi affascinare e dividere. L'interesse verso il fenomeno è alimentato da una crescente trasparenza da parte di enti ufficiali. Sì. Recentemente il Ministero della Difesa ha reso noti alcuni rapporti su avvistamenti inspiegabili, Sì. invitando gli esperti a indagare con rigore scientifico. Nonostante il progresso tecnologico e la maggiore consapevolezza, gli UFO continuano a rappresentare un enigma. Sono semplici illusioni ottiche, fenomeni atmosferici sconosciuti o, come alcuni sperano, segnali di una vita oltre il nostro pianeta? Mentre il mistero persiste, una cosa è certa. Gli occhi Riciclo degli immagini. italiani continueranno a scrutare il cielo in cerca di risposte e di nuove domande. E tu, hai mai guardato il cielo notturno chiedendoti Aspetta un attimo, come l'hai detto? E tu hai mai guardato? fascinare e dividere? L'interesse verso il fenomeno è alimentato da una crescente trasparenza da parte di enti ufficiali.
Recentemente il Ministero della Difesa ha reso noti alcuni rapporti su avvistamenti inspiegabili, invitando gli esperti a indagare con rigore scientifico. Nonostante il progresso tecnologico e la maggiore consapevolezza, gli UFO continuano a rappresentare un enigma. Sono semplici illusioni ottiche, fenomeni atmosferici sconosciuti o, come alcuni sperano, segnali di una vita oltre il nostro pianeta? Senti questa. Mentre il mistero persiste, una cosa è certa. Gli occhi degli italiani continueranno a scrutare il cielo in cerca di risposte e di nuove domande. E tu, hai mai guardato il cielo notturno chiedendoti chi o cosa ci osserva da lassù? E qui si ferma e ci dovrebbe essere la musica, capito? Che addirittura potrei fargli generare la musica direttamente a loro, però cambia ogni immagine, per cui ci vorrebbe un sistema un po' più complesso per farlo. Però potrei effettivamente fare... con la mia voce clonata un canale che cavolo ne so, si chiama UFO Spot e poi avere un sacco di follower, mica come in quel canale del cazzo che è il mio, dove faccio vedere dei microfoni che interessano a 4 gatti che vogliono fare i doppiatori, poi fanno miau davanti al microfono. Ma basta, facciamo dei canali fini. Recentemente facciamo un'ipotesi più tecnica. Io voglio fare un canale per imparare a montare capsule microfoniche. Questa è una RK87 dorata, questa è di ottima qualità, è fantastica, però su oggetti strani. L'ultima volta l'avevo montato su un nano da giardino. Montiamo la RK87 su un cactus elettronico. Ok, allora adesso devo scrivere il testo. Un cactus parlante. Quanto è di altezza? Aspetta, vediamo un attimo se riesco a... 32 centimetri. Di 32 centimetri con telaio in... è metallo? No, plastica, in PVC. Scriviamo un testo di 2 minuti sulle tecniche di montaggio di una capsula RK87 a doppio strato omnidirezionale su un cactus parlante di 32 cm di altezza e 10 di larghezza, base tuboidale, con telaio in PVC, rivestimento in stoffa sintetica. La capsula deve restare nella parte alta più sottile sulla foglia dello stelo principale. Particolare attenzione alla presenza di impianto elettrico. Dunque, è già diviso in 4 punti, 5 punti. Accendi il cactus e testa la risposta. Bene, allora copiamo direttamente da ChatGPT e incolliamo in Eleven Labs. Chiaramente mi prendo io la responsabilità di quello che sto dicendo perché sto usando la mia di voce, no? Anche se è artificiale in questo caso, no? E poi tu mi chiedi perché io non do il permesso di usare la mia voce artificialmente, perché ognuno potrebbe farci dire. Ho 70.000 crediti, se uso questi ne uso 2.934, no, ne userò un sacco per fare questa cosa. Forse prima di fargli fare tutto quanto è meglio che io faccia una prova. Command X. Oggi vediamo come montare una capsula RK87 a doppio strato omnidirezionale su un cactus parlante di design alto 32 cm e largo 10 cm. Questo cactus ha una base tuboidale con telaio in PVC e un rivestimento in stoffa sintetica che conferisce un tocco moderno e resistente. Lo trovo un po', è vero così. Diamogli un po' di stile, un 10% e un filo di variabilità, non so, un 55%, perché era il 50%, di solito sta così, 57 mi sembra più corretto. Bene, allora io a questo punto genera speech, torta sbrigiolona. Sentiamo cosa ne è uscito. Oggi vediamo come montare una capsula RK87 a doppio strato omnidirezionale su un cactus parlante di design alto 32 cm e largo 10 cm. Questo cactus ha una base tuboidale con telaio in PVC e un rivestimento in stoffa sintetica che conferisce un tocco moderno e resistente. Preparazione della capsula. La capsula RK87 deve essere montata sulla parte superiore dello stelo principale, che si restringe verso l'alto. Iniziamo con la verifica della compatibilità del cablaggio interno.
Il Cactus è dotato di un impianto elettrico a bassa tensione da 4,5 volt, progettato per attivare movimenti generati dal suono. Assicurati che i contatti siano ben isolati per evitare interferenze con il circuito audio. Fissaggio della capsula. Per garantire stabilità, utilizza un collare regolabile in plastica leggera, compatibile con il diametro dello stelo. Avvolgi il collare appena sotto la capsula e serralo saldamente, ma senza danneggiare il rivestimento sintetico dello stelo. La capsula deve essere orientata in posizione verticale per ottenere la massima risposta omnidirezionale. Gestione dei cavi. Il cavo della capsula scende lungo lo stelo principale fino alla base tuboidale. Qui posiziona un'apposita fascetta elastica per guidare il cavo in modo discreto e ordinato. Per la connessione XLR, individua la zona laterale inferiore del Cactus, dove è possibile praticare un foro nel telaio in PVC. Inserisci un connettore XLR femmina ben fissato con una ghiera filettata per garantire stabilità. Integrazione con il sistema audio del Cactus. Collega i cavi della capsula al circuito del Cactus, verificando la polarità e la continuità del segnale. Poiché l'impianto interno è alimentato a 4,5 volt, verifica che la capsula RK87 sia adeguatamente preamplificata per adattarsi all'output. In questa fase, fai attenzione a isolare termicamente i componenti con guaine in silicone per evitare cortocircuiti. Test finale. Accendi il Cactus e testa la risposta audio della capsula. La qualità del suono deve essere nitida e i movimenti generati dal suono devono sincronizzarsi senza latenza evidente. Se tutto funziona, il tuo Cactus parlante è pronto per il suo debutto. Con un po' di attenzione ai dettagli e alle connessioni, avrai creato una configurazione unica e funzionale, perfetta per qualsiasi situazione audio interattiva. Ma non è fantastico, ma l'ha detto perfettamente. Ecco. E quindi noi potremo avere centinaia di migliaia di canali, tutti quanti ben pagati da YouTube, che si sta anche interessando molto a eventualmente utilizzare gli stessi canali per l'AI, per allenare l'AI, quindi canali che sono tutti quanti fatti con l'AI, che poi allenano a loro volta l'AI, capito? Certo che dopo una cosa di questo genere devi berci sopra qualcosa di forte. Questa è acqua frizzante. E questa è una vite. Adesso bevo acqua vite.